alza la mano se per caso utilizzi solo MS-DOS sul tuo computer. Ok, alza la mano se per caso non disponi di uno smartphone. Quasi sicuramente la tua mano sarà rimasta abbassata e questo è comprensibilissimo perché la tecnologia si evolve e noi, volenti o nolenti, siamo sempre portati ad andarle dietro. Ebbene, quello che è successo in questo periodo è una transizione altrettanto importante come quella da DOS a Windows oppure quella da telefono cellulare a smartphone. Cosa è successo? È successo che c'è stato il Computex di Taipei, o meglio è ancora in corso, e immediatamente sono venute fuori delle rivelazioni davvero scioccanti. Di che cosa si tratta? Di un qualcosa di epocale che quasi sicuramente, ai noi, ci costringerà tutti quanti a cambiare computer. Non ci credi? E andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Ma tu te lo ricordi quel video che è uscito il 6 febbraio e che si chiamava qualcosa tipo "non comprare un nuovo computer adesso"? Ebbene, te lo cito perché proprio in quel video abbiamo affrontato questo argomento. Sarà richiesto a tutti quanti quelli che vogliono far girare Windows 11 24 H2 di avere dei cosiddetti AI PC, ovvero dei PC appositamente predisposti per far girare queste nuove funzionalità e che probabilmente avranno a bordo anche dei chip dedicati. Per cui chi acquista un PC in questo periodo, a mio avviso, rischia di fare la stessa fine che hanno fatto tutti coloro i quali hanno acquistato un nuovo PC subito prima che uscisse Windows 11. Ebbene, non dirmi che porto sfortuna, ma purtroppo tutto quello che è stato preconizzato in quel video si sta puntualmente verificando, compresa la stessa tempistica, perché, come abbiamo detto in apertura, proprio in questi giorni è in corso il Computex di Taipei, ovvero una delle più importanti, se non la più importante manifestazione a livello mondiale di informatica in generale e di hardware in particolare. Nel corso di questa manifestazione sia Microsoft da un lato che vari produttori di hardware dall'altro hanno avuto un'alzata di testa letteralmente epocale e quasi senza precedenti. HDBlog ci informa che alle porte del Computex Asus ha annunciato l'arrivo di 10 nuovi laptop e che tutti questi modelli sono dotati di una NPU di nuova generazione da oltre 40 TOPS e soddisfano i requisiti Copilot Plus PC. Ma che cos'è una NPU? NPU sta per Neural Processing Unit ed è un nuovo componente dei nostri computer che si andrà ad affiancare, o meglio si sta già affiancando alla CPU, ovvero Central Processing Unit, e alla GPU, ovvero Graphic Processing Unit. La NPU si occupa di tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale. La GPU si occupa di tutto quanto quello che riguarda l'elaborazione grafica, mentre la CPU, a cui siamo abituati, è quella che fa i calcoli necessari per far funzionare il nostro PC. Ma invece questi requisiti Copilot Plus PC cosa sarebbero? L'articolo è piuttosto parco di informazioni in questo senso e ci riassume dicendo che in sostanza si tratta di PC pronti per la nuova versione di Windows 11 che si evolve nel segno dell'intelligenza artificiale e introdurrà una serie di nuove funzionalità avanzate mai viste prima. Come leggiamo infine al fondo dell'articolo, queste macchine avranno un prezzo di partenza di circa $1.400 per finire per il momento con un prezzo di $1.900. Ma attenzione, c'è un qualcosa che a questo Computex non viene mai detto, ma solo bisbigliato. In parte iniziamo a capirlo leggendo quest'altro articolo un po' più vecchio che ci informa, tra l'altro, nel titolo che nasce l'era Copilot Plus PC. Che cos'è un Copilot Plus PC? Sicuramente abbiamo già iniziato a capirlo, ovvero si tratta di un computer dotato di questo magico bollino che ci fanno vedere di straforo in questa foto come se fosse relativamente importante e invece è assolutamente fondamentale.
Perché? Perché tutti quanti i computer che non saranno provvisti di questo bollino non potranno far girare correttamente le ultime funzionalità di Windows 11 24H2, ma bada bene, anche a parità di hardware con un Copilot Plus PC. Se quindi due computer hanno la stessa RAM, lo stesso hard disk e lo stesso processore, ma uno è un Copilot Plus PC e l'altro no, quello privo del bollino non sarà in grado di sfruttare tutte quante le nuove funzionalità di Windows 11. Quali siano esattamente queste nuove funzionalità lo apprendiamo leggendo rapidamente l'articolo. Nel corso dell'evento di stasera Microsoft ha annunciato una nuova grande spinta in avanti basata sull'intelligenza artificiale. Il colosso di Redmond non solo ha presentato due nuovi Surface per il mondo consumer basati su chip Qualcomm Snapdragon X Elite, ma ha anche lanciato l'iniziativa Copilot Plus PC. Questa nuova iniziativa di Microsoft passa da un'intelligenza artificiale generativa sempre più pervasiva in Windows 11, in cui i nuovi computer con i chip AI più avanzati verranno definiti Copilot Plus PC. La società dice di aver lavorato molto all'architettura di Windows 11 e in effetti si parla di riprogettato affinché questi PC siano appunto ben più veloci dei MacBook Air M3 di Apple fino al 58% in più. E naturalmente, come lascia intendere il nome, Copilot non solo comparirà in più parti del sistema operativo, ma avrà anche nuove capacità, anche perché fino ad ora di capacità di Copilot non ne avevamo viste molte. Ma a detta di Microsoft, Copilot sta per avere la sua rivincita, infatti comparirà nelle impostazioni di Windows 11 tra qualche mese, anche se l'articolo stesso dice non si sa precisamente per fare cosa, sarà integrato in Esplora File per modificare rapidamente documenti, sarà integrato nelle notifiche in modo tale da permettere all'utente di rispondere rapidamente ai messaggi in arrivo e sarà integrato GPT-4o di OpenAI che farà presto parte di Windows 11. Inoltre Copilot sarà in grado di raccontare all'utente quello che c'è sullo schermo e potrà addirittura essere utilizzato come assistente per giocare. Ma la parte bella arriva qui, perché a detta di Microsoft Copilot avrà un senso anche nel mondo gaming e Xbox. Microsoft infatti immagina che Copilot aiuterà l'utente a giocare, gli fornirà trucchi e consigli, insomma giocherà addirittura al posto nostro. Non me lo di, non me lo di. No, te lo devo dire. Ma no, non me lo di. No, perché lo devi sapere, lo devi sapere. Ma per fortuna, e questo lo dico seriamente, non tutte le innovazioni dell'intelligenza artificiale saranno così poco interessanti. Lo scopo fondamentale, infatti, dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei nostri computer sarà quello di aiutarci nelle nostre mansioni quotidiane, come ad esempio strutturare una tabella in Excel semplicemente chiedendoglielo, cambiare, non so, il formato di un testo, oppure fare automaticamente il riassunto di un testo molto lungo e inserirlo in un documento, o ancora, per esempio, ancorare una determinata finestra in un determinato punto del desktop rendendola immobile, cambiare il profilo di alimentazione del computer, oppure più banalmente cercarci uno sfondo secondo il nostro gusto. Le innovazioni invece introdotte da Copilot Plus sono prevalentemente tre e sono davvero interessanti. La prima si chiama Recall e consente di trovare e ricordare facilmente qualsiasi cosa vista sul proprio PC, eliminando la frustrazione di cercare file e informazioni. La seconda si chiama Co-Creator e con questa è possibile generare e perfezionare immagini attraverso l'intelligenza artificiale quasi in tempo reale direttamente sul proprio dispositivo. Infine, Live Captions supera le barriere linguistiche traducendo in inglese l'audio di oltre 40 lingue, l'inglese solo per il momento, perché poi naturalmente verrà estesa a praticamente tutte le lingue del mondo, facilitando la comunicazione globale. E se a questo punto sei lì che ti strappi i capelli perché non potrai utilizzare queste nuove funzioni di Windows, ho già una prima buona notizia per te. A quanto leggiamo in questo articolo, infatti, Windows 11 Recall, la funzione di cui abbiamo appena parlato, è stata già sbloccata per funzionare su hardware non supportato grazie ad un tool chiamato Amperage. Che peccato! Ma continuiamo
con una nota invece relativa alla sicurezza, perché infatti Microsoft ci informa che quest'ultima è una priorità per il PC Copilot Plus e che questi dispositivi includono un processore destinato alla sicurezza stessa e funzionalità avanzate integrate in Windows 11. Insomma, questo setup garantisce una protezione totale contro le minacce informatiche. Questo articolo non te lo leggo nemmeno. Andiamo bene, proprio bene. Ma allora che cosa dobbiamo fare? Li dobbiamo cambiare questi PC per andare incontro alle esose richieste in termini di risorse hardware da parte di Microsoft? Oppure dobbiamo confidare nei cosiddetti workaround, ovvero in quei trucchetti che ci consentono di aggirare le limitazioni imposte? Devo dire che io stesso ho provato questi workaround e sì, funzionicchiano, ma sicuramente rallentano incredibilmente il computer. Quindi il mio consiglio, se hai intenzione di utilizzare soprattutto le funzionalità più interessanti che verranno introdotte con l'intelligenza artificiale, come quasi sicuramente farò anch'io, è quello di cambiare computer. Diversamente, se sei un tradizionalista, potrai confidare nei soliti workaround. Il problema tuttavia saranno in futuro sicuramente le patch di sicurezza, perché le vecchie versioni come l'attuale 23H2 non saranno in grado di recepirle. E quindi in ogni caso, siccome dopo un breve periodo di assestamento i prezzi dei nuovi computer dovrebbero scendere, magari aspettando un pochettino sarà il caso di iniziare a prevedere un cambio PC. Blue Hell. Basta, mi sono dilungato fin troppo nel video di oggi e quindi passo dritto sparato ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno ad Antonio Pappalardo, Dark Player 84 TV Live, Darti per gli amici, Giuseppe Piccardi, Marco Brezzo e Davide Bike Blonde per essersi abbonati al nostro canale, ed è quindi con estremo piacere che vi do il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini, cari ragazzi. Ma altri ringraziamenti vanno a Flavio Sciabola, Stefano Ricco e Stefano Petrolini, in arte Petrus, per i loro generosissimi super grazie con cui hanno voluto contribuire a sostenere questa community. Ed un altro ringraziamento fondamentale è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.